Buongiorno a tutti, siamo... Mezzi rincoglioniti. Sì, perché alla fine Abbiamo dormito non avevamo sonno e quindi continuiamo a parlare, abbiamo fatto le 3 di notte. 3 di notte, ci siamo svegliati comunque io alle 7:40 ero svegliato, dopo lei ho svegliato mi sa. pronto. Comunque le moto ci sono, tutto ok. Dove andiamo Io non ho oggi? mai avuto dubbi sul fatto che le moto fossero rimaste qua, perché nessuno avesse Mezzo alla toccato strada, niente, mezzo E alla strada. ieri sera andate a vedere che quartiere, chi non c'era in questo quartiere, guarda, matti, pazzi e tutto il resto. E oggi andiamo nelle vallate vicino ad Alamut a vedere i castelli degli assassini, perché non è solo uno, sono di più, e vi raccontiamo qualcosina più tardi di questo. Una bella scampagnata sotto i 45 gradi. Esatto. Thank you. Hello. Is it possible to eat? Yeah. Ok. Abbiamo trovato un bel posto. Fresco, ombra. Perché è passato, si è automaticamente passati al plurale. Ah, devo dire che ha trovato un bel posto. Tanto Another question. Amedeo com'è? Fa schifo, Fra, non devi mangiarlo. Te lo stai finendo tutto tu? No. Ce l'ho portato per la prima volta uno yogurt compatto iraniano, io non l'ho mai visto. E devo chiedere un altro? No, è tanto. È un vaso da 1 chilo. Io lo finisco tutto da sola. Comunque abbiamo trovato questo posto incantevole, Un po' local, super molto local. molto local, sotto Alamut. Pensavo di venire in tenda, ma mi sa che andiamo qua. 10 euro una Chi me camera. lo fa fare? 10 euro. Noi che abbiamo comprato la spesa, tonno, pane, cose per dormire in tenda su un passo. Siamo arrivati qua solo per mangiare Mi sa che... e ci fermiamo qua. Perché come sempre io parlo e tu mangi? Cioè, è normale. Che cavolo. Oh, per questo io sono un ciccione, tu sei quella magra. La salita alle camere è un po' impervia. Però guardate, per 10 euro. Camera da letto. Questo dovrebbe essere un cucinino, sì. Una piccola cucina. E il bagno. Classica doccia senza box. È carino. Qua c'è una terrazza. Oggi... Ecco qua. E guardate un po' la terrazza su cosa dà.
lassù c'è Alamut. Aggiornamento sulla guest house. Ho scoperto adesso che non abbiamo asciugamani, ma cosa strana, non abbiamo neanche lenzuola. Vero Amedeo? Tutto normalissimo. Lui dice che è tutto normalissimo, che da queste parti dormono così, senza lenzuola. Boh, vabbè, comunque per 10 euro non ce ne frega niente. Va bene così. Buongiorno a tutti. Vedete quella rupe lassù? Stiamo andando là. Sì, anche se in realtà questa mattina siamo un po' shitty mood, perché a quanto pare ci dispiace un casino ovviamente, per quello il Pakistan sta venendo sommerso dall'acqua a causa dei monsoni. Sì, abbiamo visto la notizia. Quetta è tagliata fuori, passaggio obbligatorio per qualsiasi strada per uscire dal Belucistan, adesso dobbiamo vedere come evolverà nei prossimi giorni. Però in Diverse qualsiasi strade, caso, ponti saltati, non ci sono collegamenti, ma non tipo fuori strada, non stiamo parlando che sono saltate le autostrade, che non ci sono più strade. Collegamenti principali. Tipo, è una regione tagliata fuori perché è fatta da 3-4 passi di montagna. E dobbiamo vedere come evolve la situazione. Sì, tu ieri qual era l'account che stavi monitorando? È quello del turismo pakistano, che avete evitate le aree del nord. Però lì ci arriviamo dopo, il problema è uscire dal Belucistan, prima di tutto. Bisogna capire come diavolo sarà la situazione. Let's see. Let's see. Beh, poco è rimasto del castello di Alamut, delle storie di Ismail, di tutti i grandi maestri della montagna, o il vecchio della montagna, come veniva chiamato il capo della setta eretica. Però questo sito è anche relativamente poco affascinante se non si sa le storie e la mitologia che c'è alle spalle, tutto quello che ne è nato e sorto dopo. Ma è sempre un gran piacere vederlo e ci stupisce ancora quante leggende siano nate in questo posto qua. Bellissimo. Comunque epoca selgiukide, 1100, distrutto dai mongoli e dall'epoca dei mongoli mai più utilizzato. Bello bello. Guardare quanto va giù. Effettivamente Francesco mi diceva, ma quando mi raccontavi del castello degli assassini ero strafascinata, adesso sono arrivata qua ed è un po' deludente. Certo, capisco, perché la leggenda è molto più bella del sito di per sé, cioè il sito non è che regali queste grandi soddisfazioni se uno non ha l'occhio molto attento. Però la leggenda... l'occhio attento? No, l'occhio attento nel senso dell'occhio esperto, di cogliere certi elementi dell'architettura, della muratura. Ma perché la cosa più fantastica è la leggenda che sta alle spalle di questo castello, quindi di questa setta degli assassini che andava in giro, che per praticamente 1 secolo e mezzo, 2 secoli, a assassinare capi di stato, visir, nobili, in nome di una loro personale visione dell'Islam, e avevano come sede queste vallate in cui avevano numerosi castelli e compivano queste missioni attraverso dei sicari, quindi di fatto erano degli omicidi secondo loro a fin di bene, diciamo così, a fin di bene. Quindi eri un cattivo capo di stato, visto che non c'erano le elezioni, tendenzialmente restavi in carica finché vivevi, ti arrivava una pugnalata nella schiena, così. Cosa motivava questi mercenari? Beh, affamavi i poveri, pugnalata nella schiena. Esigivi troppe tasse? Una pugnalata nella pancia e avanti così, finché non sono arrivati i mongoli, che ovviamente di tutto questo non gli interessava niente, hanno assediato il castello e hanno distrutto tutto. Però ovviamente le leggende sono nate, sono infinite, ci sono le leggende riguardo l'utilizzo dell'hashish, legate alla conoscenza di altri paesi e popoli lontanissimi, lontani da Alamut. Ci sono infinite leggende, ovviamente tutte leggende, potenzialmente tutte fiction, più che leggende quasi, però è quello che caratterizza questo sito, cioè le leggende da cui sono nate, non tanto
la storia in sé, che è difficile da ricostruire proprio perché ci sono pochissime, se non praticamente nulle fonti dirette, sono tutte scritte 300-400 anni dopo e non c'è quasi niente di conoscenza diretta del sito. E quindi... Amedeo aveva iniziato a cucire, ma questa fantastica signora ha preso la palla al balzo. Ok. E a 3200 metri abbiamo trovato un caravanserraglio.